Ciao, voglio mostrarti come realizzare un effetto di lettera capovolta, altrimenti chiamato flipping, per consegnare alle tue grafiche un effetto originale e performante, magari per creare un effetto titolo assolutamente efficace. La prima cosa da fare è andiamo a creare la nostra palette colore. Per esempio potremmo disegnare con lo strumento rettangolo 3 rettangolini e associare a ognuno di essi un colore. L'importante è rispettare una sorta di gerarchia dal più scuro al più chiaro, dal più chiaro al più scuro. Dopodiché selezioniamo lo strumento testo. In questo caso preferibilmente sto utilizzando un font molto netto, molto chiaro, come Archivio Black Regular, una dimensione di 150 punti. Vado quindi a scrivere la mia lettera. Ed eccola qui. Ora vado subito a fare un duplicato. Con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse si attiva il doppio cursore, significa che sono in modalità di duplicazione. Oppure potrei semplicemente selezionare la lettera, andare sul menu modifica, copia e poi modifica incolla. Vado quindi a trasportare un po' più avanti, più o meno a una distanza del genere, la copia e rilascio. Ora con la lettera selezionata vado a selezionare lo strumento contagocce dal pannello strumenti, oppure con la combinazione di tasti I, e vado ad associare il colore più chiaro. Dopodiché vado a selezionare la prima lettera, quella a sinistra, e sempre con il contagocce vado a selezionare il colore più scuro. Potrebbe essere questo o anche uno ancora più scuro. Dopodiché che cosa faccio? Seleziono entrambe le lettere, vado sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione. Da qui vado a selezionare la tipologia di fusione, cioè la modalità con cui queste due lettere devono fondersi tra di loro creando un unico oggetto, e la modalità in questione sarà passaggi specificati. Da qui andiamo a dare un numero di passaggi specificati orientativamente intorno ai 5 passaggi. Lasciamo come orientamento l'allineamento alla pagina e clicchiamo su OK. Mi raccomando, assicuriamoci quando la selezione è attiva che le due lettere siano allineate verticalmente al centro, in modo che siano perfettamente allineate sulla stessa linea dell'orizzonte. Dopodiché torniamo sul menu oggetto, di nuovo fusione, e a questo punto andiamo a creare la fusione con le impostazioni e i parametri appena fissati. Dopodiché vado sul tasto destro, mi raccomando la selezione deve essere sempre attiva, e vado a isolare il gruppo selezionato. In questo modo potrò trasportare, sempre con lo strumento freccia, la prima lettera all'inizio in modo da farla coincidere con l'ultima. Ed è in questo momento che, quando la lettera è selezionata e quando la fusione è attiva, ossia compiuta, che vado a selezionare lo strumento trasforma, che posso tranquillamente attivare con il pulsante da tastiera E. Ed eccolo qua, si attiva questa barretta degli strumenti con lo strumento trasformazione libera attivo. Perciò mi sposto qui nella parte centrale della riga laterale e la vado a spostare verso sinistra in modo da ottenere una sorta di effetto pieghevole della lettera, o altrimenti detto lettera capovolta o flipping. Bene, ora con una copia del nostro oggetto andiamo a selezionare un altro strumento che ci permetterà di realizzare un effetto di lettera pieghevole molto simile a quello realizzato, ma con delle opzioni in più, vale a dire utilizzando lo strumento inclinazione che trovo qui in questa sezione centrale della parete degli strumenti, strumento inclinazione. A questo punto, con lo strumento inclinazione attivato, mi basterà semplicemente spostarmi su una parte magari centrale o nella parte alta delle lettere e attivare una modalità di piega lungo una direzione da me scelta, quindi assolutamente personalizzabile. Possiamo ottenere quindi un effetto di piega verso il basso partendo dall'angolino in basso a destra, oppure possiamo ottenere un effetto piega dall'alto verso il basso partendo dall'angolino in alto a sinistra e via discorrendo. Dall'angolino in basso a sinistra posso ottenere un effetto molto pronunciato come questo, che è sicuramente anche molto particolare. Così come se provo a far partire l'effetto dall'angolo o comunque dalla zona in alto a destra, ottengo un effetto pieghevole come questo. A questo punto non ci resterà che selezionare con il tasto destro il nostro oggetto con l'effetto finalizzato, cliccare su esporta selezione, dare un nome della nostra risorsa, una cartella chiaramente di destinazione. A questo punto non ci resta che selezionare il formato di destinazione, che potrebbe essere PDF, oppure se magari volessimo esportare questo oggetto per il web, per una pagina web, potremmo selezionare PNG o JPEG 100, dopodiché esporteremo la risorsa. Bene, ora sei padrone anche di questa tecnica, puoi realizzare un titolo accattivante in una modalità assolutamente nuova e originale. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!